Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come ho realizzato questo bellissimo e caldissimo cappellino lavorato interamente ad uncinetto. Il progetto è molto semplice e adeguabile come taglia sia per bambini che per adulti. Adesso andiamo a vedere che cosa ho usato, dopodiché andiamo a vedere il nostro tutorial. Per quanto riguarda il filato, ho scelto di utilizzare un altro filato che ho acquistato sul sito di Temu. È un filato molto morbido e anche molto caldo. Sulla composizione abbiamo 60% di cotone, 30% acrilico e 10% lana. Vi arriverà, quando acquistate questo filato, una busta come questa comprendente 4 gomitoli da 50 grammi per un totale di 200 grammi di prodotto. Il colore che ho scelto è questo qua, che ha come sfumature, sono infatti filati sfumati. Questo ha le sfumature dal panna andando verso il più scuro, quindi dal rosa un po' più chiaro andando verso il rosa decisamente più scuro. È un filato che si lavora tranquillamente con gli uncinetti che vanno dal 4 al 5. Per questo progetto utilizzerò l'uncinetto del 4,5. Dopodiché vi occorrerà il centimetro da sarta, il marcapunti e l'ago da lana. Adesso partiamo col nostro tutorial. Prendiamo il nostro filato e partiamo anzitutto col filato prendendolo al centro del nostro gomitolo. Quindi realizziamo il solito cappietto iniziale, dopodiché andremo a realizzare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 più una per voltare. Dopodiché andremo a lavorare una serie di punti bassi sopra ogni punto sottostante, quindi un punto per ogni catenella. 1, catenella successiva, secondo punto, punto successivo, terzo punto. In totale devo avere quindi 10 punti. Realizzati i nostri 10 punti bassi, realizziamo una catenella per voltare, dopodiché lavoreremo da qui in poi prendendo il punto in costa retro, sempre punti bassi, quindi costa retro, punto basso, costa retro del punto successivo, facciamo il secondo punto e avanti così per un totale anche di questo giro sempre di 10 punti. Terminati i nostri 10 punti, nuovamente catenella per voltare e ripetiamo costa retro, primo punto basso, punto successivo, costa retro, secondo punto basso. Questo è quello che dovremo fare per tutta la nostra fascia del nostro cappello. Quindi andiamo avanti così fino ad arrivare a una lunghezza che vada bene per la circonferenza della nostra testa. Sono andata avanti a lavorare la mia fascia per un totale di 72 giri. Vi dico che la misura, senza tirare la fascia,
e di 47 centimetri. Ovviamente, essendo un punto molto elastico, andando a tirare la fascia, supero abbondantemente i 55 centimetri, quindi la circonferenza della testa. In genere, per quanto riguarda i cappellini, quindi la circonferenza della testa, siamo sui 55-56 centimetri. Quindi, una volta che avete eseguito la vostra fascia, vi dico anche l'altezza. Per quanto riguarda l'altezza siamo sui 6 centimetri. Una volta che avete eseguito la vostra fascia elastica, andate semplicemente a chiuderla a cerchio, appoggiando i due lembi in questo modo. Quindi inserite l'uncinetto nell'ultimo punto, nell'ultima catenella. Dopodiché entrate semplicemente nello stesso punto prendendo la costina retro e nell'altra parte della striscia, della fascia, andate a prendere il punto, in modo tale quindi da avere i due punti sull'uncinetto. Ecco qua. Dopodiché prendete il filo sull'uncinetto e chiudete le 3 asoline insieme. Questo è il primo punto. Dopodiché andrete sul secondo punto, prendendo sempre la seconda asolina, prendete l'asolina della parte opposta e chiudete sempre con un punto bassissimo. E questo è il metodo per unire i due lembi della fascia. Quindi punto successivo, catenella interna, catenella nella parte opposta, avete quindi 3 asoline sull'uncinetto e le chiudete con un punto bassissimo. Questo è il risultato della nostra cucitura. Io vado a capovolgere la fascia perché in questo modo non si vede la cucitura e il lavoro è più bello. Dopodiché vado semplicemente con l'uncinetto all'interno della mia asola, stringo un pochino e per il primo giro vado a lavorare un giro di soli punti bassi per assestare la lavorazione e per iniziare a contare i punti. Quindi salgo con una catenella e vado a fare i miei punti. Una volta fatto la catenella per alzare il lavoro, vado ad eseguire il primo punto. Vado all'interno di questa riga e vado a fare il primo punto, raccogliendo anche la codina iniziale del filo. Il secondo punto lo vado a fare in questa parte centrale, qua in questo punto, e chiudo. Nuovamente il terzo punto lo lavoro all'interno di questa parte dove ho la treccina, prendendo entrambe le costine. Il prossimo punto sarà nella metà di questi punti dove ho una sola costina e vado avanti così fino a completare la mia riga. Se avete difficoltà a riconoscere i punti bassi, specialmente il primo punto, andate a posizionare il marker.
in modo tale che quando andrete a terminare il giro sapete già dove dovete agganciarvi per finire il giro. Sono giunta al termine del primo giro, vado, come ho detto prima, a rimuovere il marcapunti e mi chiudo con un punto bassissimo nel primo punto, ed ecco che il primo giro con i punti bassi l'abbiamo terminato. Adesso andremo a fare un ulteriore giro semplice a punto alto, dove noi andremo all'occorrenza a posizionare i nostri aumenti, tenendo presente che il multiplo di lavorazione per il punto che andremo a lavorare è di 8. Nel mio caso ho realizzato una fascia di 72 giri con questo filato, quindi mi sono fermata perché ho raggiunto la misura che mi serviva, e quindi con 72 punti non devo fare nessun aumento perché ho raggiunto il mio multiplo. Se voi avete usato un altro tipo di filato, quindi avrete magari più punti o di meno, andate ad aggiustarli facendo o delle diminuzioni o degli aumenti proprio in questo giro. Per il giro successivo quindi mi alzo con una catenella e vado a lavorare il mio giro di punti alti. Quindi entro nel primo punto disponibile, faccio un punto basso sormontato da un altro punto basso. Ovviamente se siete abituati ad usare le 3 catenelle, usate tranquillamente le 3 catenelle per sostituire il primo punto alto. Su ogni punto, quindi non dovendo fare nessun aumento, vado semplicemente a lavorare un punto alto, quindi punto alto su punto alto. Se invece dovete fare degli aumenti, semplicemente fate un punto alto e un secondo punto alto all'interno dello stesso punto. In questo modo vedete che da un punto avrete ottenuto 2 punti alti e questo è un aumento. Nel mio caso aumenti non ne devo fare, quindi vado avanti con il giro semplice, quindi punto alto su punto basso sottostante, per un totale quindi di 72 punti. Eseguito l'ultimo punto alto, andiamo semplicemente a chiuderci con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Adesso iniziamo con il nostro punto di lavoro, il nostro punto fantasia. Per fare ciò dobbiamo lavorare dei punti alti, quindi io mi alzo con solo 2 catenelle, però non corrispondono al punto alto, sono 2 catenelle che servono solo per alzarci un pochino il giro. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un totale di 4 punti alti a rilievo preso davanti. Quindi entro nel punto sottostante prendendo la barretta sul davanti, dopodiché lavoro il mio punto alto. Filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e prendo la barretta a rilievo davanti, lavorando il mio secondo punto alto. Ancora 2 volte, carico il filo sull'uncinetto, prendo la barretta sul davanti e realizzo il mio terzo punto alto. Nuovamente punto alto a rilievo davanti, un totale quindi di 4 punti. I prossimi 4 punti alti saranno invece presi a rilievo dietro. Quindi carico il filo sull'uncinetto, prendo il punto successivo a rilievo dietro, ossia porto la barretta sul dietro del lavoro e chiudo il mio punto alto. Secondo punto alto preso a rilievo dietro e chiudo. Filo sull'uncinetto, passo sul retro del lavoro prendendo la barretta sul retro e chiudo. Ancora uno ed eseguo quindi il quarto punto a rilievo dietro. Questo è quello che dovrò fare per tutto il giro, quindi alternando 4 punti presi a rilievo davanti con 4 presi a rilievo dietro.
Ho lavorato le ultime 4 maglie, adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo. Queste sono le 2 catenelle di lavorazione, non contiamole, andiamo direttamente a chiuderci nel punto successivo. Tiriamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Il giro successivo e anche il terzo saranno esattamente gli stessi ripetuti, ossia 4 punti a maglia alta a rilievo davanti e 4 presi a rilievo dietro. Mi alzo sempre con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il primo punto alto preso a rilievo davanti. Per uniformare meglio la lavorazione vado a raccogliere anche le 2 catenelle in modo tale quindi da comprimere questi 2 punti in un punto solo e vado a chiudere il mio punto alto. Punto successivo, barretta presa davanti e chiudo il mio punto alto. Seguo in pratica per il secondo giro e per il giro successivo il giro sottostante. Dopo le 4 maglie alte prese a rilievo davanti, le prendo 4 a rilievo dietro. Vado a fare questo per tutto il giro e il giro successivo, quindi un totale di 3 giri lavorati nello stesso modo. Sono arrivata al termine del terzo giro e mi sono chiusa con un punto bassissimo nel primo punto. Adesso, dopo aver effettuato quindi i 3 giri, andiamo a fare una modifica. Ci alziamo con le solite 2 catenelle e andiamo ad alternare il punto, quindi adesso anziché fare i 4 punti a rilievo davanti, andiamo a prenderli a rilievo dietro. Dove abbiamo invece i punti a rilievo dietro, andiamo a prenderli a rilievo davanti e questo dovremo farlo per 3 giri. Quindi prendo tutto il mio punto a rilievo dietro e vado a chiudere il mio punto alto. Punto successivo uguale, quindi rilievo dietro e chiudo il mio punto alto. Terzo e quarto. Nei punti a rilievo dietro facciamo la stessa cosa, li prendiamo a rilievo davanti, quindi un totale di 4 punti alti presi a rilievo davanti. Ho terminato anche questo giro e mi sono chiusa con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. Adesso nuovamente mi alzo con 2 catenelle e vado a ripetere il giro sottostante, quindi dove ho i 4 punti presi a rilievo dietro continuerò a prenderli a rilievo dietro. I 4 punti invece lavorati a rilievo davanti farò uguale, quindi li lavorerò appunto a rilievo davanti. Finisco questo giro e il prossimo nello stesso modo, dopodiché vado nuovamente a cambiare l'inizio della lavorazione. Terminato il terzo giro, per i prossimi 3 andrete nuovamente a cambiare l'inizio di lavoro, quindi i 4 punti lavorati a rilievo dietro dovrete lavorarli a rilievo davanti, quelli lavorati a rilievo davanti, il contrario quindi a rilievo dietro, quindi andrete a lavorare 3 giri nello stesso modo, dopodiché nuovamente andate di nuovo a cambiare i 4 punti iniziali e andate avanti così fino a raggiungere l'altezza del vostro cappellino, dopodiché andremo a fare le nostre diminuzioni.
Sono andata avanti con la lavorazione dei giri, quindi alternando ogni 3 giri l'inizio dell'apertura per quanto riguarda il punto fantasia, per un totale di, escludendo la parte relativa all'orlo, per un totale di circa 15 cm. Adesso andiamo a fare insieme le diminuzioni. Per quanto riguarda la lavorazione dei punti, ho lavorato un totale di 5 moduli completi, quindi rispettando i 3 giri su ogni modulo per 5 volte. Adesso quindi devo cambiare la sequenza di inizio di punti, quindi mi trovo con 4 punti lavorati a rilievo davanti, devo iniziare quindi con quelle prese a rilievo dietro, ma nel mentre andremo a inserire la nostra prima diminuzione. Quindi mi sollevo come sempre con 2 catenelle, lavoro il primo punto normalmente prendendo anche le 2 catenelle come abbiamo fatto in precedenza, e nelle 2 successive vado a realizzare la mia diminuzione prendendo quindi entrambe le barrette. Ecco che da 2 punti ne formiamo uno solo. L'ultimo punto lo lavoriamo normalmente, quindi da 4 punti alti siamo passati a 3. Lo stesso devo fare con la sequenza successiva, quindi lavoro a rilievo davanti il primo punto e prendo i prossimi 2 punti, quindi entrambe le barrette, che le lavoro insieme. L'ultima la lavoro normalmente. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro, quindi andiamo a lavorare la prima e l'ultima maglia normalmente, mentre le 2 centrali le lavoriamo insieme creando quindi la diminuzione. Terminato il nostro giro, andiamo a chiuderci nuovamente con un punto bassissimo. In questo giro andremo a lavorare le nostre diminuzioni negli ultimi 2 punti, quindi ci alziamo con 2 catenelle, lavoriamo sempre seguendo il nostro giro, quindi adesso dobbiamo fare il terzo giro rispettando quindi il punto sottostante. Lavoro il mio primo punto e chiudo insieme le 2 barrette successive, quindi da 2 punti ne ottengo uno solo. Prossimo blocco, stessa cosa, lavoro la prima maglia, ovviamente dove ho le maglie lavorate a rilievo davanti dovrò lavorarle a rilievo davanti, quelle dietro a rilievo dietro. La stessa cosa vado a prendere anche in questo blocco le ultime 2 maglie e le chiudo insieme in un punto solo. E questo è quello che devo fare per tutto questo giro. Lavoro quindi il primo punto normalmente e faccio la diminuzione nei 2 punti successivi, lavorando quindi i 2 punti insieme. Al termine del giro, come sempre, andiamo a chiuderci con un punto bassissimo. Abbiamo finito il terzo giro di lavorazione, quindi dobbiamo cambiare l'inizio. Ho i punti iniziati con i punti a rilievo dietro, quindi li lavorerò appunto a rilievo davanti. Mi sollevo con 2 catenelle e vado a lavorare punto su punto senza fare diminuzioni. Questo sarà il nostro giro di assestamento. Dove ho i punti a rilievo dietro li lavoro appunto a rilievo davanti, mentre dove ho i punti a rilievo davanti li lavorerò a rilievo dietro. Al termine del giro, come sempre, andrete a chiudervi con un punto bassissimo. Adesso per i prossimi giri lavoreremo solo diminuzioni usando il punto basso. Quindi non mi alzo più con le catenelle perché
la andremo a lavorare a spirale con la tecnica dell'amigurumi, ossia faremo le diminuzioni in maniera invisibile, prendendo solo le due costine anteriori dei due punti. Quindi entriamo con l'uncinetto nel punto successivo, nella costina anteriore, quindi nella costina verso di noi, e nella costina del punto successivo, sempre nello stesso modo. Prendiamo il nostro filo, chiudiamo le due asoline e chiudiamo il punto basso e andiamo avanti così. Passiamo nella costina anteriore del punto successivo e nel secondo sempre nella stessa costina. Chiudiamo le due costine e realizziamo il punto basso. In questo modo non si creeranno i buchi delle diminuzioni. Punto successivo, costina anteriore, secondo punto, stessa situazione, quindi costina anteriore, chiudo le due catenelle, i due punti e chiudo il punto basso e vado a fare questo fino a stringere la parte superiore del nostro cappello. Una volta che avrete chiuso le maglie in maniera tale da ottenere un forellino piccolo come questo, andrete direttamente a tagliare il filo e a chiudere l'anello con l'ago. Quindi tirate bene il filo in modo da chiudere l'asola, inserite il vostro ago e per chiudere il nostro cerchiolino passiamo nei punti in questo modo. Tirate bene in modo tale da chiudere il forellino e passate l'ago nella parte interna del cappello in modo poi da fermare il vostro filo. Una volta che avete terminato di cucire il vostro cappello sulla parte superiore, potete andare ad cucire, come ho fatto io, una targhetta handmade. Se vi piace potete anche inserire un bel pom pom. Vi dico le misure per quanto riguarda l'altezza del cappello. La parte dell'orlo è di 6 cm e il cappello misura in totale 24 cm. Il risvolto si può piegare in questo modo e avere il cappellino più caldo sulla parte dove ci sono le orecchie. Con l'orlo ripiegato il cappellino misura circa 19-20 cm. Adesso vi faccio vedere il cappello indossato dal mio espositore. Vi dico anche che per la realizzazione di questo cappellino ho usato circa 2 gomitoli di questo filato. Come vedete del secondo gomitolo ho avanzato tutto questo filato, quindi con meno di 100 grammi di prodotto potete realizzare tranquillamente un cappellino così intero. Prendendo quindi la busta con 4 gomitoli potete realizzare ben 2 cappelli. Ed ecco il risultato del nostro cappellino che abbiamo appena terminato. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a mettermi un like, ma soprattutto mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!